Ciao a tutti da Emiliano e Alvin e benvenuti a un nuovo video sul canale Padel Review. Siamo in via del tutto eccezionale, come anche per la Counter Viper, a Cavi Sporting, campi Babolà, i primi in Italia solo Babolà, e come nel caso della Counter Viper dobbiamo parlare per forza di una Babolà. E oggi di cosa parliamo, Alvin? Della Babolà Counter Veron. Alvin, La sorellina. prima cosa, 10.000 follower, l'obiettivo numero uno della nostra esistenza youtubistica. E quindi cosa devono fare i nostri seguaci per farci arrivare a 10.000 follower? Devono rubare il telefono del loro amico e seguirci. Ed iscriverlo al nostro canale di nascosto. Poi vedrete che anche il vostro amico diventerà un fan di padel e avete un socio in più con cui giocare. Esatto. Poi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete mi piace, commentate il video, che di solito rispondo a tutti quanti i commenti. Anche io. Anche Alvin non è vero. Parliamo subito del prezzo della Babolà Counter Veron. 240 euro di listino, la si porta a casa poco meno di 220 euro. Prezzo interessante. Esatto. Interessante perché questa qua, ovviamente è una racchetta 2024, perché è una racchetta Babolà, perché è una racchetta che ha un ampio spettro di giocatori che possono utilizzarla. Esatto, ha un pubblico un po' più ampio. Un pubblico più ampio per rispetto della Counter Viper, che è per un livello avanzato e intermedio alto. Mentre questa qua, adesso ne parleremo, però, come detto, prezzo 220 euro in linea con tante buone racchette che ci sono sul mercato. Sei d'accordo? Sono d'accordo, Quindi sono d'accordo. fateci un pensierino. Abbiamo detto il prezzo, diciamo il livello intermedio, sia a destra che a sinistra. sia a destra che a sinistra, mentre la Counter Viper era intermedio alto avanzato destra-sinistra, questa qua intermedio destra-sinistra, racchetta che rispetto alla Counter Viper, per quanto sia anche più pesante questa, nonostante il range sia lo stesso, dopo ne parleremo, l'ho trovata più maneggevole della Counter Viper, anche perché poi il bilanciamento è identico praticamente. Sì. Quindi stranamente ha un'uscita di palla migliore a causa del piatto in Carbon Flex, quindi una miscela di fibra di vetro e fibra di carbonio. Quindi per me, indifferentemente a destra e a sinistra, a livello intermedio per chi cerca una racchetta polivalente e con un'ottima uscita di palla. Confermo. Magari rispetto alla Viper perde un po' in controllo perché la palla ogni tanto scappa. Però intermedio, destra-sinistra. E ha una potenza gratuita maggiore, ma una potenza magari data dal braccio minore. Esatto, esatto. Quindi, ho detto, 217 euro circa. Ricordo, codice sconto, nuovo codice sconto Carchia 10 sul sito Padel Market, la portata a casa a 217 euro. Ma adesso parliamo delle caratteristiche tecniche della Babolà Counter Veron, che la chiamiamo la sorellina della Counter Viper. Poi c'è la Vertuo, che è proprio la bimba, la sorellina più piccolissima. Forma ibrida, piatti in Carbon Flex, quindi una miscela di fibra di vetro e fibra di carbonio, gomma EVA, facce ruvide, anche qua sistema di vibrazioni VibraAbsorb System 2, che è molto difficile da dire, mi si incespica la lingua, che smorza al meglio le vibrazioni. Il classico manico di Babolà più lungo, più comodo, soprattutto quando si vanno i colpi dall'alto di chiusura dove serve il polso, quando si è in difficoltà all'angolo, soprattutto che sia a sinistra e serve una mano per aiutarsi per il rovescio, e qui entra perfettamente. E anche negli allunghi a rete è fenomenale il manico più lungo, cioè ripeto, come ho detto anche sulla Counter Viper, si stacca un po' la mano, si mette mezza mano fuori e mezza mano dentro e sembra di avere la mano di Carletto il principe dei mostri, che è lunghissimo. Era meglio un piece. Quella faceva così, è molto vecchio. Il suo amico, sì, bellissimo, bellissimo. L'accetto con comoda polsiera, racchetta che arriva senza un protettore, ma ora Alvin ci parla sia del peso che del bilanciamento. Il peso base è di 365 grammi, con la solita tolleranza di più o meno 10 grammi, con la nostra nello specifico che pesa 372 grammi, quindi in range però tendente un po' all'alto, mentre invece il bilanciamento è perfettamente al centro, 26.2. Esattamente, racchetta che nonostante il peso più elevato l'ho trovata più maneggevole della Viper, che pesava 366 ed era bilanciata a 26,3, quindi un millimetro in più, quindi esatto. Siamo uguale. Alvin, abbiamo detto tutte cose di caratteristica, adesso ne parliamo da fondo campo. Sai che a me ogni tanto, più di ogni tanto, la palla mi è scappata con questo. Direttamente al vetro. Questa qua potrebbe fare, con questa racchetta, il paragone giusto secondo me è con la Ionic Control. Sì. Perché entrambe hanno i piatti misti. Però
Entrambi hanno un peso comunque oltre 360-365 grammi. Però non c'è stata partita. Cioè, per me in questo caso non c'è partita. La Ionic Control è una racchetta molto migliore della Counter Baron e costa anche meno, cioè nel senso costa anche 70 euro in meno, quindi da non mettere, cioè da prendere comunque in considerazione come aspetto. Però ripetiamo, però c'è da dire che comunque tu come stile di gioco sei abbastanza aggressivo, quindi già questa racchetta per te non andrebbe bene. Però magari per uno, parlo per me, che magari tu hai preferito la Viper, io ho preferito la Veron, proprio per questa cosa, che anche a fondo campo, io che tiro molto più piano di te, arrivavano palle un po' più potenti, quindi anche un po' come stile di gioco, secondo me, che differisce. Sì, sicuramente questa qua è una racchetta che ha ritmi blandi, è super comoda. Infatti la Control mi è piaciuta un sacco, per quello. Questa qua ha più controllo della Control, sì, della Ionic Control, sicuramente, perché il piatto secondo me è più duro, ripetiamo, a tatto non l'abbiamo detto, è comunque qui intermedio duro. Ha più controllo della Control, però ogni tanto la palla mi è scappata, cioè non riuscivo ad avere il giusto feeling sulla pallina all'impatto, soprattutto da fondo campo, ho faticato tanto. Sì, che rispetto alla Viper magari avevi proprio solidità nel colpo, in questa ogni tanto peccavi e ti scappava un po' troppo. Esatto, ovviamente il manico più lungo aiuta, rispetto agli Ionic Control, soprattutto, ripeto, quando sei inchiodato nell'angolo a sinistra e ti serve una mano per uscire dal secondo mano che si può mettere, è sicuramente importante. Il punto dolce è buono, l'uscita di palla è buona, anche gli effetti, quindi questa rispetto alla Viper ha anche più pallonetti rispetto a Cichite, esatto, secondo me. Sì. Anche questa comunque è una racchetta abbastanza rigida, no? Adesso vedrete come si comporta da fondo campo con Alvin, che mi metterà anche un pochino alla prova, vediamo come va. Counter Veron da fondo campo. Più pallonetti, meno colpi tesi, e ogni tanto purtroppo qui la pallina tende a scappare. Questa mi è piaciuta decisamente meno della Viper. Faticato di più, buon punto dolce. Ecco, ad esempio in questo caso non sono riuscito a controllarla, a metà del vetro è andata. Però quando si vogliono alzare i pallonetti sicuramente è un'ottima racchetta. Questo livello intermedio, racchetta maneggevole. Vedo più pallonetti che Cichite, però anche qua la palla va, Quando si è in difficoltà si alza il lob filo grata e si fa punto. Vai Alvin, mettimi un po' alla prova. Come difendo male le sue mozzarelle, vai. Avete visto qua per esempio? Ho perso assolutamente il controllo della palla anche qui a fondo rete. Bene, per i pallonetti è ottima. Comunque anche qui non sono mai andato in difficoltà. Ogni tanto purtroppo la palla mi scappa e posso farci niente. Chiudiamo con questo brutto colpo, polivalenza, pallonetti e ottima uscita di palla. Alvin, l'ho provata da fondo campo, è il tuo momento a rete, vai. A rete rispetto alla sorellona Viper, questa mi è piaciuta di più, sono riuscito a dare più potenza, a essere più aggressivo a rete, anche se, come dicevamo prima, ogni tanto mi scappava, sì, quindi anche da gestire è un po' più difficile, però comunque il tatto riuscivo sempre a sentire bene la pallina, quindi effetti, profondità, aggressività sono riuscito a darla, probabilmente anche dovuto al fatto che magari io rispetto a te ho meno forza e quindi ho, tra virgolette, volee un po' più controllate, quindi una potenza gratuita mi agevola di più rispetto a una che devo io generare potenza. Quindi, infatti, come dicevamo prima, il paragone è a Control, che era più potente, forse l'uscita di palla un po' più aggressiva, però quella riuscivamo però quella lì a meno controllo, quindi quando toccava la palla, però mi scappava meno di questa. Questa ogni tanto, non so perché, tendente al vetro, rischiavo.
Quindi a rete sì mi è piaciuta in termini di aggressività, potenza, però attenzione a... Bisogna saperla un po' gestire, abituarsi. Esatto, abituarsi, proprio, il termine giusto è proprio abituarsi, perché secondo me movimenti corti, voler aggressive subito solo magari secche, aiuta. Se vogliamo noi un po' aprire, tirare un po' più forte, è rischiosa, è rischiosa. Nella deada, nel bloqueo mi sono piaciute, ma qualche volta non mi sono piaciute, proprio dovuto al fatto che non riuscivo bene a capire il punto dolce. Comunque non è discreto, non è che dici è piccolissimo, è discreto, però qualche volta mi sembrava di impattarla sempre uguale, qualche volta mi scappava, anche la deada. Già la deada la mia non è il massimo, se poi... Cioè, La deada a 4 piani è la sua. esatto, se poi ci metti un po' di fibra di vetro mista diventa difficile da gestire, però comunque tutto sommato è una racchetta che è polivalente sia a destra che a sinistra, comunque più tendente all'aggressivo. Albi, adesso la provi a rete o devo dire qualche altra cosa? No, adesso la proverò a rete e vedrete un po' le mie volée, diciamo. Vai. Eccoci a rete. Beh, sicuramente anche già dalla prima palla si percepisce che l'uscita di palla rispetto alla sorellona Viper è sicuramente maggiore. Scusa, avete visto il manico lungo, comodissimo nel rovescio, aiuta tanto. Adesso senza imprimere troppa forza riesco a dare profondità alla palla senza troppi sforzi. Si muove bene nonostante un peso sicuramente più elevato rispetto alla Viper. Ricordo, questa racchetta pesa 372 grammi, ma si muove bene. L'uscita di palla è buona, a bassi regimi, facilmente gestibile. Gli effetti ottimi, avete visto, senza faticare troppo riusciamo a dare profondità, il manico comodissimo. Una buona racchetta. Vai Amy, aumentiamo il ritmo. Adesso vediamo, appena provo a imprimere un po' più di forza, mi sto trattenendo un po' perché appena provo a spingere un po' di più, il rischio vetro è alle porte. Eccola! Lo sapevo, perché purtroppo questa fibra di vetro ogni tanto quando magari siete comodi oppure troppo tranquilli rischiamo il vetro. Vai, ultima Amy. Quando invece è facile, concentrati, apertura breve, gran potenza e uscita di palla. Vai Amy, facciamo 2 bloqueo. Vai, 2 bloqueo. Ecco, un pochino si è mosso col manico e un pochino esce un po' di più, quindi scappa un po' sul bloqueo, un pochino scappa. Vai, 2 deade. Adesso sicuramente, ecco, vedi come sale. Devo abituarmi alla fibra di vetro, eccola, leggera, perché la fibra di vetro un po' tende a scappare, quindi attenzione. Amy, mi hai visto a rete? Mi avete visto a rete? Ora è il tuo momento. Questa rispetto alla Counter Viper l'ho trovata più potente nel colpo piatto. Sei d'accordo? Sì, perché si muove meglio. Si muove anche meglio, se pesa di più. esce pure più veloce, forse la pallina, non so, però nel colpo piatto l'ho preferita. Nella vibora preferisco la Viper. Sì. Nel kick pure perché sento più la pallina che lì è un po' più dura, esce meno... Rimane più sul piatto, rimane sì. un po' più no, rimane più sul piatto, però questa qua schizza subito via e quindi magari si perde un po' il controllo. Nel per 3 è bene pure questa, dai. Uguale. Così, sì. Bene o male uguale. Quindi dall'alto più smash meno vibore in questo, va. Più per 3 meno vibore. Cioè pure sulla vibora bene, perché comunque la palla gira bene, gli effetti sono ottimi. Però ogni tanto mi sono trovato con la palla che andava direttamente al vetro di fondo campo, però vabbè. Dettagli. Succede, cioè, nel senso, l'importante è abituarsi, purtroppo noi non è che possiamo utilizzare racchette per un mese e poi fare la recensione. Sì, l'importante è divertirsi. Sì, quando giocate. Le usiamo comunque 3 volte l'una circa e in quelle 3 volte cerchiamo, ormai ne abbiamo guardate così tante che lo capiamo anche dai primi colpi, cioè quella di Delphi Brea al secondo colpo ho detto oddio, che racchetta incredibile in difesa. Infatti tutti quelli che l'hanno comprata mi hanno detto, cioè, dà una tranquillità incredibile in campo, cioè nel senso tira su tutto e gioca proprio con tranquillità, è vero, con quella si gioca con tranquillità, in ciabatte. Sì. Adesso comunque la provo dall'alto nella solita sequenza vibora, chicca la grata per 3 e smash.
Babolà Counter Veron dall'alto, solita sequenza, vai Alvin, partiamo con le vibore. Questa era facile, corta. Anche qui, bene. 3 angoli, 3 punti avrei fatto. Proviamo qualche kick. Ecco, sul kick in partita un po' faticato perché tanto la palla mi scappava. Vediamo qui con palla, diciamo, dal cesto. Beh, ecco, ad esempio qua l'ho controllata poco, è andata un po' lunga. Proviamo l'ultimo kick. Oh. Sarà facile. Che per 3 Alvin. Bene il primo, anche qui effetti buoni. Questo più che per 3 è uno smash di potenza. Alvin è buono oggi. Va, proviamo un altro per 3, vai. Qui l'ho presa male, impattata bassa, ma è un po' scivolata. Comunque, bene anche sul per 3. Adesso un paio di smash piatti. Vedete come va la pallina. Ancora un altro, va, questa meno forza. Per esempio, se ricordate il video che ho fatto della Counter Viper, qui ci ho messo meno forza e la pallina è andata di più. Vai, ultimo smash. Anche qui, meno forza, la palla viaggia molto di più. Polivalente, racchetta polivalente, destra, sinistra, manca a sinistra, è molto divertente. Con Alvin che alza le palline. Alvin, abbiamo fatto tutto, dobbiamo dare i voti, ma dici la verità, quale ti piace di più? Questo o la Counter Viper? A me la Veron. A me la Viper, quindi posto perfetto. Quando giochiamo insieme con queste racchette, uno gioca con la Viper e uno con la Veron. Non litighiamo almeno. Non litighiamo. Adesso tira fuori il telefono, anzi accovacciati e tira fuori il telefono che diamo i voti alla Babolà Counter Veron. Da fondo campo 7. a rete 7. Controllo 6,5. maneggevolezza 7,5. uscita di palla 8. punto dolce 7,5. effetti 7,5. potenza 7,5. per 3 7. smash 7,5. vibora. 7,5. Ultimo voto, rapporto qualità-prezzo a 217 euro. 7. Abbiamo dato i voti alla Babolà Counter Veron, dobbiamo salutarci, ma prima di salutarci Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto commentate la domanda di Emi. e fate iscrivere un vostro amico, questa è anche la cosa importante. Voi preferite la Babolà Counter Veron o la Babolà Counter Viper? L'altra. Scrivetelo nei commenti. Ciao! Ciao!